Bene, amici del canale Conoscere e allevare le api, siamo alla seconda lezione pratica di apicoltura per apicoltori principianti vi sto inquadrando in questo momento un favo di covata sul quale peraltro si trova anche la regina che potete vedere qui marcata di colore verde perché le regine, vedete adesso sta deponendo un uovo in questo esatto momento, ha l'addome infilato in una cella e ha deposto un uovo, era una cella vuota. La regina, adesso cerco di riprenderla perché cerca di andare dall'altra parte. La regina viene marcata sul torace con una macchietta di colore. Questo colore serve per determinare l'anno. Il colore verde è il colore dell'anno scorso, questa è una convenzione internazionale, quindi questa ape regina praticamente è dell'anno scorso. Naturalmente le regine possono anche non essere marcate. Oggi parliamo di differenza fra le diverse caste. Vedete, vi prendo l'inquadratura di nuovo se riesco qui, vedete, ve la indico nuovamente che in realtà l'addome della regina è nettamente, adesso sta deponendo nuovamente un uovo qui dentro alla cella. Il suo compito è proprio semplicemente e solo quello di deporre le uova. La regina in realtà non decide proprio nulla, non comanda, nonostante il suo nome. Vedete qui ancora sta deponendo un uovo. Sarebbe forse più interessante, invece che chiamarla regina, dire che è la madre, la mamma di tutte le api, perché il suo compito è proprio solo esclusivamente quello di riproduzione. Vedete ancora sta deponendo uova. Vedete un addome nettamente più grande di quello delle api operaie. Tutte le altre che vedete su questo favo sono tutte api operaie, non c'è nessun fuco. Compito, ecco ancora, vedete, sta deponendo sempre delle uova, è un'attività intensa, ne depone tantissime. Vedete che qui penso in meno di un minuto ne ha già deposte alcune. Guardate qui, adesso lì un'altra, vuol dire che è abbastanza tranquilla se continua anche a fare il suo lavoro, ecco. Vedete che in realtà l'addome delle api operaie è davvero molto molto più piccolo. Quelle celle in cui lei sta deponendo sono celle vuote e poi vediamo se qui riesco a darvi un'inquadratura magari un po' migliore. Non è facile perché ho la luce sfavorevole che mi rende difficile guardare bene dentro al telefono. In ogni caso magari provo a spostarlo un attimo a vedere se in qualche modo, ecco adesso la vedo anch'io, eccola qui, sta ancora deponendo delle uova. Le api operaie, allora questo è un favo di covata, tutte quelle che vedete qui sono principalmente api operaie giovani che in questo momento qui stanno lavorando. Il termine ape operaia invece è molto azzeccato perché le api operaie compiono un numero elevatissimo di lavori. Le api operaie sull'addome hanno 2 file di 4 ghiandole per la produzione della cera e in una certa fascia di età, quando sono ancora giovani, sono capaci di produrre cera con la quale viene costruito il favo, che è questo qui, e che è un po', se volete, come lo scheletro
della famiglia di api. Sempre le api operaie, e in questo caso api operaie è un nome azzeccatissimo perché fanno un sacco di lavori, sempre queste api operaie, che sono api operaie giovani, con le ghiandole ipofaringee producono una sostanza che si chiama pappa reale o gelatina reale, che serve sia per allevare sia per alimentare le larve delle operaie, dei maschi e anche della regina. La differenza però è che le api operaie e i fuchi vengono alimentati, vedete che lei continua a deporre uova, vengono alimentati con pappa reale per poche ore, mentre la regina viene alimentata con pappa reale già alla fine delle fasi di uovo, quando comincia a svilupparsi la larvetta piccolissima, fino a quando non nasce dalla cella, è sempre alimentata esclusivamente con pappa reale e è alimentata con pappa reale anche adesso, quindi anche durante la vita. Un altro compito delle api operaie giovani, che vedete qui su questo favo, è quello di tenere pulito l'alveare, ma direi che forse il compito più gravoso e anche più importante delle api giovani come queste, api giovani che non escono dall'alveare, lavorano solo all'interno dell'alveare, è quello di nutrire la covata, cioè dentro a queste celle ci sono delle larvette che devono essere alimentate. Allora, per le prime ore le larve sono larve di operaia, per le prime ore vengono alimentate con pappa reale, successivamente vengono alimentate con miele e con polline. Le celle reali invece, che abbiamo visto sulle foto nella lezione precedente a questa, contengono grandi quantitativi di pappa reale, e la regina viene nutrita con pappa reale per tutto lo sviluppo, non riceve nettare e polline. Un altro compito importantissimo delle api operaie giovani è anche quello di ventilare, cioè stando ferme sul favo. Adesso qui non ce n'è nessuna che ventila perché non ne avrebbero ragione e motivo, però stanno ferme. Sì, questa, ecco, lo stava facendo, questa adesso lo fa, lo vedete, stanno ferme sul favo e muovono le ali. In questo modo provocano una circolazione di aria, e lo vedremo nelle apposite lezioni. In questo modo mantengono la temperatura ideale che per le api è di 33 gradi. Con questo metodo, con questo meccanismo di muovere le ali, fanno anche evaporare l'acqua dal nettare trasformandolo in miele. Quindi vedete come le api giovani svolgono un numero notevole di compiti, di attività, sempre all'interno dell'alveare. A un certo punto l'ape giovane comincia a invecchiare, e nella prossima lezione, che sarà una lezione teorica, spiegheremo quali sono i meccanismi di questo invecchiamento, e a quel punto esce dall'alveare per raccogliere nettare e polline. Quando l'ape operaia inizia a uscire dall'alveare per raccogliere nettare e polline, la sua aspettativa di vita è breve, perché il lavoro viene chiamata ape raccoglitrice. A quel punto il lavoro di raccolta del nettare e del polline sui fiori è un lavoro molto stressante, faticosissimo, che le porta anche abbastanza rapidamente
alla morte entro un tempo relativamente breve. Un altro elemento che le porta alla morte è l'ormone giovanile, ma di questo parleremo diffusamente e in modo più approfondito durante la lezione teorica. Vi faccio vedere sempre qui, cercando un po' di cambiare l'inquadratura, anche se ho qualche difficoltà a vedere bene nel telefono l'inquadratura che vi sto dando. Ok, adesso ce l'ho fatta vedere. In questa zona qui, adesso ve la inquadro un po' meglio, in quest'angolo qui dove sto indicando in questo momento abbiamo del miele opercolato, cioè chiuso da un leggero strato di cera, quindi qui abbiamo delle scorte. Qui in queste celle qui abbiamo, vedete, questo giallo è del polline immagazzinato vicino alla covata, perché serve proprio per dar da mangiare alla covata. In queste celle qui, non credo che lo possiate vedere con la fotocamera, ci sono le uova che la regina ha deposto prima. Quando l'abbiamo vista deporre uova, stava deponendo prima qui, poi qui e poi qui, e quindi ha deposto tutta una serie di uova. Queste celle aperte contengono o uova o piccole larve, mentre queste celle che vedete qui di colore grigetto, marroncino, coperte, vi sposto un attimo le api, spostati tu, ecco fatto, coperte da questo leggero strato di cera, sono celle opercolate, si dice tecnicamente, celle di covata opercolata, contengono le pupe, cioè ultimo stadio dello sviluppo dell'ape. Quando la cella è opercolata, appena viene opercolata, chiusa in questo modo qui, dopo 10 giorni e mezzo, nasce l'ape operaia, che rompe questo opercolo, cioè con le mandibole lo taglia e esce fuori dalla cella. Se fossimo un po' fortunati potremmo vedere anche un'ape che nasce, ma non vedo nessun opercolo che sta per essere rosicchiato. Qui potete vedere delle api come quest'ape è molto più chiara e anche un po' più piccola, incerta nei movimenti. Vediamo, sì, si vede nell'inquadratura, magari l'abbasso giusto un pochino. Questa qui è un'ape appena nata. Quando sono appena nate hanno ancora questo colore decisamente molto più chiaro. Il compito più importante di tutte queste api giovani che vedete su questo favo è proprio quello di alimentare la covata, prima con pappa reale per un breve periodo e dopo per un lungo periodo con miele e con polline. È questo il motivo per cui il miele e il polline che vedete in queste celle qui è vicino alla covata, proprio perché la maggior parte del miele e del polline viene utilizzato proprio per dar da mangiare alla covata. Quindi come noi in casa teniamo la dispensa e il frigorifero vicini alla cucina, così fanno anche le api, che tengono il miele e il polline il più possibile vicino alla covata, che è quella che ha dei consumi forti di miele e di polline. Mentre noi abbiamo fatto questa chiacchierata, la regina se n'è andata dall'altra parte, ma noi andremo anche a recuperarla. Qui più in basso, vi sposto l'inquadratura in modo che la possiate vedere, abbiamo del miele che non è opercolato, lo si vede che luccica dentro alle celle. Vi sposto un attimo, spostatevi, api operaie, che dobbiamo vedere qui, ecco fatto. Vedete qui c'è del miele che luccica, quindi non è opercolato, è ancora in fase di maturazione. Il favo di covata ha una sua struttura particolare, che di solito è questa, quindi miele e
miele e polline in alto e tutto intorno a formare una corona attorno a una zona centrale che è questa qui, dove noi invece abbiamo la covata. Adesso andiamo a vedere se la nostra regina è ancora sul favo o se ci ha abbandonato. Speriamo che sia ancora qui con noi. Lo giro un momentino solo, eccola qui. Le regine feconde di solito sono molto tranquille e non prendono il volo tanto facilmente, restano più o meno in zona. Qui la vedete, adesso è qua. Questa è una regina che è un ibrido fra una ligustica e una carnica, somiglia più a una ligustica che non a una carnica, perché l'addome è abbastanza chiaro, di colore giallo, colore giallo oro. Vedete che anche su questa faccia qui del favo abbiamo solo api operaie e la regina, cioè non vediamo nessun fuco. E il numero dei fuchi è già diminuito di molto, perché andando verso l'autunno e verso l'inverno il loro numero cala di molto, perché questo non è più periodo di fecondazione delle regine e quindi il loro numero diminuisce. Come vi ho detto nella lezione teorica precedente, vedete che le api in realtà non sono tutte uguali, neanche per il colore dell'addome. Ce n'è qualcuna che è leggermente più chiara, qualcuna leggermente più scura. Questo l'abbiamo detto nella lezione teorica, perché in realtà sono sorellastre, sono tutte figlie della regina, ma hanno padri diversi, che sono maschi di ape diversi, che hanno fecondato la nostra regina. Vedete che anche qui si ripropone la stessa struttura che avevamo visto dall'altra parte. Provo a cambiare l'inquadratura in modo da farvelo vedere meglio. Si vede qui dove si trova la regina in questo momento qui, quindi in questa zona qui, che ancora una volta abbiamo del miele opercolato, e qui ancora una volta abbiamo del polline vicino alla covata. Vedete che in condizioni normali le api, quando fa caldo, le trattiamo bene, nel senso che non diamo scossoni, non facciamo cose strane. Sto seguendo ancora la nostra regina che sta andando qui sopra. Sono belle tranquille, serene, non pungono, perché non hanno in realtà nessun motivo di pungere. Qui nella parte centrale di questo favo, ancora una volta abbiamo della covata aperta, cioè larve, uova e piccole larve, direi principalmente larve. Adesso faccio un tentativo per vedere se sono capace di farvi. Tolgo il telefono dal suo supporto, o forse è meglio che lo lasci perché mi trema un po' la mano. Sì, lo tolgo, faccio un 2 per e provo a vedere se in qualche modo sono capace di mostrarvi in modo un po' più preciso. Provo qui a fare il 2 per, quindi andiamo in su, vediamo, ancora, ecco, questo sarebbe un 2 per. Vediamo se riusciamo a fare un'inquadratura. Magari sposto un attimo le api, perché altrimenti queste ci danno fastidio. Vedete che dentro alle celle in realtà ci sono delle larve di colore bianco che sono quindi che sono in fase di sviluppo. Qui la regina ha deposto già svariati giorni fa
e sono nate delle larve. Vediamo di zoomare ancora un po' se ci riesco, in qualche modo. Sì, dai, ce la stiamo facendo. Ecco qua, qui siamo quasi a un 2x, anche di più. Vediamo se riusciamo a avvicinarci qui. Ecco qua, adesso si vedono un po' meglio, le vedo anch'io nell'inquadratura, si vedono un po' meglio delle larve che a un certo punto si chiudono a forma di C. Prima sono piccolissime, poi diventano grandi, si chiudono, lo vedete qua, si chiudono